Camminatori, buongiorno. Allora siamo vicino alle cascate di Diosilla per arrivare ad Antica Monterano. Siamo a Canale Monterano, un percorso semplice oggi ma molto molto carino. Sono in compagnia di una ragazza che si chiama Federica, che oggi vuole farsi inquadrare. Eccola qui. Bene, vuoi dire qualcosa, Federica? No, vabbè, questa la tagliamo. No, la teniamo. Allora, il percorso inizia qui, c'è questo piccolo parcheggio, ma lì dietro ce n'è un altro ancora più grosso, nei momenti di... Ah, guardate che bello, divieto di sorvolo, se non autorizzato. E vai, addentriamoci. E praticamente dopo 5 metri inizia il sentiero natura Diosilla Monterano ed è quello che dobbiamo seguire, è quello rosso, e arriviamo subito alla cascata. Andiamo a vedere, va. Ecco la cascata della Diosilla. Allora, l'acqua non te fa venire proprio voglia, diciamo, di farci un picnic. Dovrebbe essere acqua di origine sulfurea, cioè non di origine, acqua sulfurea. Sì, anche l'odore è quello sulfureo. Arriva il demonio, lo zolfo. C'è anche una leggenda, una favola legata alla cascata di Diosilla, che ora ci racconterà la nostra Federica. Vai Federica. Diosilla era una giovane ragazza, Sì. dicono che era bella, che aveva i capelli rossi. Sì. In un certo momento il suo fidanzato partì in guerra e lei l'aspettò, vide un gruppo di soldati che tornava, lei contenta pensava che insomma ci fosse il suo fidanzato, invece no. Quindi le lacrime di questa ragazza, la morte di questo giovane uomo in guerra, sono le cascate di Diosilla. Ma che bella storia divertente! Allegra! Una favoletta allegra! Prendersi a male appena partiti. Molto bene! Ottimo! Evviva! Quindi queste sono le lacrime della povera Diosilla che sta aspettando il suo fidanzato morto in guerra. Evviva! Ragazzi, questa prima parte di sentiero è carinissima. Cioè, è tutto recintato con un sacco di salti d'acqua. Veramente bello, con dei colori bellissimi, tra il verde del muschio e il rosso della pietra. Molto molto carino, adatto anche ai bambini. Cioè, si divertirebbero un sacco qui. Ok, tipo attenti qui che c'è un po' di fanghetto scivoloso, però c'è pure il corrimano, cioè come fate a cadere? Vedete quest'acqua giallognola, no? Qui questo è lo zolfo e ve ne accorgete non solo dal colore dell'acqua, ma soprattutto c'è sta una puzza di uova marce. Sapete le uova quelle proprio andate a male, proprio da una settimana? Bello! Che bella la natura! Oh, ma addentriamoci proprio nel pieno delle uova marce. E qui non siamo in Islanda, ragazzi, ma bensì nella provincia di Roma, a Monterano. E qui sta bollendo l'acqua, ragazzi, quindi o buttiamo la pasta. Fatemi sentire un attimo, ma è pure fredda, no? Pensavo fosse calda, non è un geyser, quindi, no? È la solfatara. Oddio, anche lì ci sono un sacco di bollicine. Andiamo a vedere. Ma guarda come ci rimango qua, in mezzo allo zolfo. Ci sono bollicine ovunque. Ah, quindi la solfatara è frizzante praticamente. Scherzi a parte, qui fino agli anni 60 si estraeva lo zolfo, che veniva utilizzato sia per la disinfezione delle viti, di cui io so qualcosa, ma anche per, diciamo, altri scopi. E poi è diventato parco naturale, quindi non si estrae più zolfo. Bene, arrivati qui dovete prendere per Monterano se volete fare l'anello, diciamo, in questo verso, oppure potete farlo nel verso contrario. Questo decidetelo tranquillamente voi. Noi oggi facciamo quelli canonici, dai. Seguiamo il percorso, tanto è breve, ragazzi, sono 7 km, una passeggiata.
quei camion che ci sono oggi. Purtroppo stanno girando un film qui nell'antica Monterano, su cui noi stiamo per salire. Allora, questa è una delle tante città fantasma del Lazio, ed è stato il set di un sacco di film famosissimi, tipo L'Armata Brancaleone oppure Ben-Hur, quindi è spesso usata come set cinematografico e noi siamo così fortunati che pure oggi stanno a registrare. Che bello! Sempre la solita fortuna che ci accompagna. Quindi ora cerchiamo di dare il, diciamo, meno fastidio possibile. Ci facciamo un giro nell'antica Monterano e poi proseguiamo per il nostro percorso. Questa torre che vedete è la chiesa di Santa Maria Assunta, che è praticamente quello che rimane della chiesa di Santa Maria Assunta. Ci si può fare una piccola visita, è uno credo dei pochi luoghi accessibili. Entriamo. Ok, sì, c'è la torre, è stata, diciamo, è sicura, però è un loft vista stelle, molto carino, dai. Questa che vedete qui è davanti a noi è il complesso principale dell'antica Monterano. È una città di origine etrusca che era dedicata al dio della morte, Mantus. E quindi, diciamo, proprio dalla parola Mant poi proviene il nome Monterano, che si è sviluppato nel corso poi del Medioevo, diventando poi Monterano. Bene, stanno girando, come potete vedere, proprio davanti alla chiesa convento di Bonaventura, che è uno dei posti, diciamo, più belli, diciamo, della zona, naturalmente. E quindi noi ora non vogliamo andare lì a disturbarli, a passargli dietro, a interrompere le riprese. Ci fermiamo qui, magari ci ripassiamo più tardi se riusciamo, sperando che abbiano finito. Allora, lasciandovi la chiesa alle spalle, vedrete quest'area picnic e qui c'è il sentiero che vi porta a valle. Quindi mi raccomando, se non lo trovate è da questa parte. Allora, questa discesa c'ha un po' di piante tipo queste che ti pungono l'anima, però è molto molto carina. Non si può fare a due, nel senso è proprio un sentierino stretto, però ho visto che si può fare anche a cavallo. Ecco, guardate come sta per cadere Federica, come si sta per accappottare, che effettivamente Federica non è un cavallo, quindi non ha 4 zampe, ma ne ha solo 2, e quindi giustamente si accappotta. Bene, discesi dalla collina Tufacea su cui sorge l'antica città, ci ritroveremo davanti a questo cancello e adesso Federica ci sta mostrando, facendo gli onori di casa. Grazie Federica, adesso ci fai vedere anche come si chiude. Adesso tiro fuori il servizio buono. Mi raccomando, sì, tiriamo fuori il servizio di porcellana. Ah, che bello. Però devo dire che come cancelletto rustico è anche ben fatto questo, cioè complimenti, veramente. Oh, e qui si arriva al fiume Mignone che praticamente gira intorno alla collina Tufacea e che ora costeggiamo per, diciamo, fare questo breve tratto di percorso di ritorno. Il primo guado l'abbiamo fatto, era molto semplice, ora dobbiamo ripassare da quella parte, di là, e ora capisco e vi faccio vedere anche il secondo guado, cioè il primo non ve l'ho fatto vedere perché era veramente semplice. Ok, questo è il guado, vabbè dai, una passeggiata alle salute. Vai Federica, facci vedere come guardare questo fiume. Tu che sei un'esperta. Ecco, no, magari dall'altro lato era più facile. No, no. Vai a destra. No, si è convinta che lo vuole fare da lì.
ci ha ripensato. Poi vi faccio vedere qual è il modo più semplice. Questo è il modo più complicato, perché Federica ci tiene a fare le cose difficili. Bene, quella è la via difficile. Ora vi faccio vedere quella semplice. Quella semplice basta andare dritto. Cioè, vedete questi sassi qui? È facile, mettete un piede qui, su questa, piede su questa, e così via, fino ad arrivare nello stessissimo punto in cui è arrivata Federica. Sì, guarda. Aspetta, che mi avvicino perché già ho capito, vai. Cos'hai per me? Vediamo. Ah, grazie. Bene, è come ogni giornata di trekking che si rispetti, è arrivato il momento del guado. Quindi ora attacco un attimo l'Osmo Pocket che ci inquadra i piedi, scarpe in mano, scarpe alla mano. L'acqua è bella fresca. Santa pace! Si blocca il pezzo! Acqua freschetta, diciamo. Porco ciuda! Madonna! Così tu! Vai Federica, vai! Allora, questo qui è il secondo guado, dobbiamo andare dall'altro lato, ora stiamo cercando un punto comodo per attraversare e come potete vedere Federica non ha gli occhiali, non si è fatta niente, però è scivolata su una roccetta, gli sono cascati gli occhiali precisamente nel punto peggiore in cui le potevano cascare, cioè rocce, acqua, corrente, eccetera, eccetera. E quindi addio occhiali di Federica, comprerà un nuovo paio di occhiali. Abbiamo anche compagnia, ragazzi. Guardate che carine. Madonna che corna enormi. E quanta merda per terra. E questo è il rifugio del Buttero. Guardate che carino. Pure la croce sopra. Ora secondo voi io posso non entrare qui dentro? Andiamo. Dio, lo zaino. Questa è già... Questo passaggio cos'è? La prova costume. Sei magnato un panino in più, ci passi praticamente. Questo qui è il rifugio del Buttero. Ma è bellissimo. No, vabbè. No, ragazzi, è bellissimo questo. Cioè, c'è il fuoco qui all'interno, al centro. È bellissimo. Il ritorno si fa su questo bel vialone asfaltato praticamente, che ci riporta nel punto che abbiamo preso la biforcazione. Ragazzi, percorso molto semplice, turistico, a parte i 2 guadi, ma basta che vi levate le scarpe e il problema è risolto. L'acqua non è profonda, la corrente non è forte, niente di che. Se lo beccate in secca, probabilmente in estate è ancora più facile. Attenti alle rocce scivolose, l'unica cosa che vi dico è quella. Se no fate come Federica che si è persa l'occhiali da sole nel fiume. Ha trovato il cappellino. Quindi Federica, compreremo un nuovo paio di occhiali. Sì, no, percorso carino, occhio alle rocce bagnate. Occhio. E ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino, non la sa. Non l'ho ripassata. Non la sai. Madonna mia, cioè io non te ci porto più a fare trekking. Guarda che non conviene a me, non a te. Primo e ultimo trekking con Federica. Sei pronto a metterti in cammino? Ciao.